Ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Salve a tutti signori e ben ritrovati in questa nuova ricetta che è davvero semplice, tradizionale, un abbinamento maiale fagioli che si fa in varie culture, in varie scuole di pensiero e di cucina, fagioli e maiale. Ingredienti che compongono questa deliziosa ricetta. Andiamo a tagliare a cubetti la nostra pancetta. Voglio ottenere una pancetta che si possa prendere col cucchiaio, quindi andiamo a tagliare così, 1 e 2. Guardate che bella. Tagliare le nostre cipolle sottili. Babba. Ragazzi, non potete capire la cipolla quanto gli volevo bene. Prendo il peperoncino, prendo solo un pezzettino, poi lo andiamo ad aprire a metà e vedete che è pieno di semi. Vedete? Questa parte dei semi e questa parte bianca sono la parte più aggressiva del peperoncino. Ci basterà prendere il coltello e passarlo così, non di taglio ma di piatto, e togliere tutti i semi. Lo metteremo così intero e poi lo toglieremo. Così siamo sicuri che a chi non piace il piccante non arriverà il sapore diretto e aggressivo del peperoncino. Un colpetto, tac, finito, pronto. Mettiamo una padella sul fuoco. Nel mortaio gli metto un po' di pepe e un po' di sale e creo praticamente un condimento. Voglio aggiungere anche qualche ago di rosmarino. Questo condimento lo utilizzeremo per condire la pancetta. E andiamo ad adagiare la pancetta così direttamente. Sentite come sfrigola, come ruggisce nella padella. Andiamo a impreziosirla con la polverina aromatica che ci siamo preparati. Adesso gli diamo una prima scottata, dopo la rimuoviamo, la spostiamo in un'altra padella a riposare e andiamo avanti con le cipolle. Wow ragazzi, sta salendo su un odorino, niente male, veramente niente male. La spostiamo in padella, andiamo ad aggiungere giusto un filino d'olio alla nostra padella già calda, peperoncino, aglio. Piego la padella leggermente da un lato e faccio friggere per qualche secondo peperoncino e aglio, così mi assicuro che l'olio le prenda il sapore. E a questo peperoncino e aglio, che dopo rimuoveremo alla fine, aggiungiamo la nostra cipolla rossa. Deve solamente appassire. Una volta appassita andiamo ad aggiungere un po' di vino bianco. Andiamo a rimuovere l'aglio e il peperoncino che oramai hanno svolto il loro lavoro. Andiamo a dare una botta di sapore alle nostre cipolle con un pochettino di concentrato di pomodoro. Cerchiamo di farlo sciogliere nel vino residuo e nell'olio delle cipolle. Questo darà colore e sapore al nostro piatto. E adesso sono diventate rosse, belle, profumate. Mamma mia ragazzi. Aggiungiamo a questo punto i fagioli. Guardate che belli. Adesso a contatto con la padella calda sentiremo proprio sfrigolare i nostri fagioli. Guardate solo con il concentrato di pomodoro il colore della salsina come ha preso una pigmentazione rossa fantastica. Le cipolle che si stanno sciogliendo all'interno di questi fagioli
Wow, stupendo, veramente stupendo. Direi qualche cucciaio di passata di pomodoro, io direi 3 o 4 cucciai al massimo, che altrimenti poi l'acidità del pomodoro va a fare a pugni un po' con il sapore della pancetta e del resto degli ingredienti. Deve essere un sapore caldo e avvolgente. A questo tripudio di colori andiamo ad aggiungere la pancetta che abbiamo saltato in precedenza. Là, guardate, mamma mia ragazzi, mamma mia, non ci rimane che con grande attenzione saltare il tutto e far cuocere fino a quando il sughettino e i fagioli non si addenseranno un pochettino. Madonna ragazzi, andiamo a tagliare il pane. Andiamo a preparare il primo impiattamento. Lo metto sul pane l'assaggio, guardate che roba. Mi faccio un assaggio, mi faccio che... Mamma mia che assaggio che mi sono fatto. Assaggino ufficiale. Sembra di mettersi in bocca un pezzo di paradiso. Cioè questo è il paradiso dell'ignoranza. Non so neanche come esprimerla, ho talmente tante emozioni che io faccio così, guarda. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che poi potrete replicare questa ricetta perché è davvero un tocco sana per la nostra anima e un piatto veramente nutriente e gustoso. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.